Ciao a tutti, amici del Toro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche del lavoro e dell'economia per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte andremo a vedere i movimenti più importanti di tutto il periodo in blocco, mentre nella seconda parte andremo a vedere gli eventi scanditi nel tempo. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche, lavorative e economiche per la seconda parte del 2022. Ok. Abbiamo un 3 di pentacoli, un 3 di bastoni e un fante di pentacoli, tutte al contrario. Allora, cari amici del Toro, credo che in quello che è la seconda parte del 2022, ci sarà qualche cosa riferito ad un progetto in particolare. Abbiamo un 3 di pentacoli e il 3 di pentacoli fa proprio riferimento ai progetti, a quelle che sono le idee, le cose che si stanno cercando di mettere in marcia. Ed è anche un po' la stessa energia di questo 3 di bastoni. Il fatto che siano girate al contrario, sento che molto probabilmente per qualcuno, cambierà il tipo di collaborazione che avete. O cambierà la collaborazione in sé, magari cambia l'azienda, cambia il socio o la socia, oppure cambia il modo in cui si interagisce, tra queste persone. Sta di fatto che, sento un po' che questa energia vi allontana da quello che era il vostro obiettivo iniziale. Diciamo che è un po' come se ci fossero dei rallentamenti a causa del fatto che le cose prendano una piega diversa da quella che vi aspettavate, okay? Quello che sì sento è che, probabilmente potreste metterci più impegno, in quello che è questo progetto, quest'idea, quello che per voi è il 3 di pentacoli. Perché comunque con questo fante di denari al contrario sento che c'è qualcuno qui che sta prendendo un pochettino la cosa sottogamba. È come se, per qualcuno si desse per scontato che il progetto, vada secondo le vostre aspettative. Non è così scontato, dovete comunque dedicare tempo, attenzione e spazio, insomma, a questo nuovo progetto. Abbiamo poi anche la giustizia, un cavaliere di coppe al contrario e la carta della morte. Allora, la giustizia mi dice che per qualcuno si potrebbe trattare di qualche questione burocratica, magari proprio questo tipo di rallentamento che si vedeva qui potrebbe essere dovuto ad una questione burocratica. Potrebbe far riferimento a quello che è un contratto che in realtà fa fatica a prendere forma, se ve la devo dire tutta. È un po' il taglio di tutte le carte in questo senso e difatti non c'è, con questa morte al contrario, quello che potrebbe essere un cambio drastico di situazione nella seconda parte del 2022. È un po' come se qui si stesse aspettando una collaborazione con qualcuno, con qualche società, con qualche persona che in realtà non si vede arrivare insomma, o perché ci sono delle questioni burocratiche e legali, mi parlano di conflitti di interessi, quindi magari per qualcuno risuona. E quindi alla fine abbiamo questo, cavaliere di coppe al contrario che parla di quello che è l'offerta che in realtà non arriva ragazzi. Okay, terminiamo con un 10 di pentacoli e la sacerdotessa. Guardate, in realtà, si finisce molto bene la stesa perché abbiamo questo 10 di pentacoli che comunque è una carta di compimento, è una carta di abbondanza, di ricchezza e anche di qualcuno che potrebbe venirvi in aiuto. E abbiamo la sacerdotessa che fondamentalmente è una carta che rappresenta un'energia solitaria. Quindi in questo senso, sento che la seconda parte del 2022 vi guiderà in modo da non portare avanti le collaborazioni che avete adesso allo stesso modo in cui le avete portate avanti fino adesso. Ci sarà qualche cambio o di collaboratore o di modo di collaborare, di attitudine diciamo.
Quello che vi dicevo è chiaro che dovete guardare un attimino forse di più i dettagli, perché avendo anche questa giustizia, insomma, è meglio guardare per bene le frasi scritte in piccolo. La giustizia può anche essere, interpretata come la giustizia divina, quindi è un po' un messaggio come se volessero dirvi, ti arriva quello di cui tu hai bisogno in questo momento per far evolvere la tua anima, che non è sempre quello che noi dal nostro ego vogliamo, insomma, quello che noi vogliamo, non è sempre in linea con quello che è più giusto per noi, e l'universo lo sa comunque. La carta della sacerdotessa parla di scelte superate, di cose che vengono a galla, di anche segreti svelati. Può anche far riferimento a una semplice presa di consapevolezza interiore, perché comunque è una carta che parla di intuito, parla di, canalizzazioni, quindi ecco lei che sa, la sacerdotessa, quindi fondamentalmente potrebbe anche essere semplicemente qualche cosa di cui vi rendete conto che prima non avete preso in considerazione, insomma. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi mese per mese. Io intanto vi ricordo che comunque le letture sono fatte per un collettivo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Si parte a luglio con un imperatore. Quindi direi che a luglio c'è una stabilità, c'è una certa struttura di quello che potrebbe essere questo progetto, di quello che potrebbe essere, quest'idea, questo progetto di cui si parla. Sembra che a luglio si parta in modo concreto, insomma. L'imperatore potrebbe anche fare riferimento ad una persona in questo caso, e qui lo rivedo come il 10 di denari, potrebbe essere quella persona che magari vi dà una mano, sia da un punto di vista pratico che economico, che magari anche solo di idee o di conforto, okay, comunque potrebbe essere una persona più matura di voi o più pratica dell'argomento che state trattando voi, che in qualche modo vi aiuta. Diversamente, se esprimesse un'energia per voi, potrebbe essere proprio quella l'energia della stabilità fondamentalmente, okay, della sicurezza di qualche cosa che è stato costruito e che è stabile. E difatti poi ad agosto abbiamo di nuovo una carta numero 4, un 4 di denari. Il 4 di denari qui potrebbe far riferimento a quello a cui voi vi state attaccando e potrebbe proprio essere la stabilità di cui parlava l'imperatore, okay? Poi abbiamo la carta del diavolo per settembre, un'altra volta il 10 di denari per ottobre e ce l'avevate già qui. Quindi il diavolo a settembre potrebbe far riferimento a qualche, intoppo, mi verrebbe da dire, ma ve lo dico perché qui vedo la giustizia e qui c'era questo progetto che sembrava, insomma, partire o comunque andare avanti un po' a rilento, Però poi a ottobre abbiamo il 10 di denari, quindi vedo che comunque si supera la fase del diavolo, dopo andiamo a vedere, con i mini tarocchi a che cosa si riferisce, e si arriva a quello che è il 10 di denari, quindi all'abbondanza, una carta di compimento. Potrebbe essere la firma di un contratto, nel caso non stiate lavorando. Tra l'altro vi invito a rimanere fino alla fine del video perché poi estrarrò qualche carta per i disoccupati, qualche carta per gli occupati e qualche carta per gli autonomi. Okay. E abbiamo poi anche un 9 di coppe per novembre, quindi diciamo che si va verso la fine dell'anno con quello che è un compimento, con quello che è, un appagamento, sia da un punto di vista materiale che da un punto di vista emotivo. A dicembre però noto con questo 4 di coppe che vi manca qualche cosa, c'è ancora qualche cosa che non vi fa sentire completi, mi verrebbe da dire. Forse perché invece che il 9 di coppe voi volevate il 10 di coppe? Okay, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Ho fatto un pasticcio. Scusate, arrivo subito. Avevo le carte metà girate a faccia in su e metà a faccia in giù, cioè metà così e metà così. Va bene. Okay, allora andiamo a vedere l'imperatore per piacere, grazie. Abbiamo un 10 di bastoni, quindi un altro 10, un 9 di spade al contrario e poi abbiamo la carta degli amanti al contrario.
Allora, il punto qui è che si è sicuri a luglio del tipo di scelte che si vogliono fare, che si vogliono effettuare. Il 10 di bastoni ci parla di qualcuno che è deciso a lasciarsi indietro determinate responsabilità, determinati pesi, anche determinate aspettative, un po' come se foste determinati ad andare avanti per quello che è la vostra strada, la vostra idea, il costruire la vostra realtà, il vostro potere materiale, perché ricordiamo che l'imperatore parla di potere materiale. Quello che sì vedo con questo 9 di spade è che comunque avete ancora, qualche pensiero, qualche dubbio, per quello che riguarda comunque il tipo di scelta o il cosa scegliere. Gli amanti sono al contrario. Normalmente è una carta che parla di effettuare una scelta per con il cuore, no, per la via del cuore. E quindi in questo caso, essendo al contrario, sento che è come se questa scelta fosse ancora in fase di valutazione, okay? Andiamo avanti, vediamo il 4 di denari, a che cosa vi è state attaccando ad agosto. 8 di bastoni, la carta dell'eremita, il 2 di pentacoli, la carta del sole e la carta del 3 di coppe. Allora, per qualcuno l'attaccamento è, al se fare le cose da soli o se allearvi con qualcuno, sento, nel caso di questo nuovo progetto. Il nuovo progetto può anche essere, pitturare le pareti di casa, per capirci, perché comunque anche quello è un lavoro, magari non è un lavoro remunerato, però è un lavoro. Uhm, allora, il 2 di pentacoli e il sole. Sento che qui ci sono molte persone che sono in dubbio su che progetto mandare avanti. In effetti qui si hanno 2 carte, che riguardano il progetto. Uno è il 3 di bastoni, l'altro il 3 di pentacoli. Uno riguarda un po' di più la, come vi posso dire, programmazione, progettazione del progetto, l'altro è quello che è già la concretizzazione, se vogliamo. Però, potrebbero anche essere intesi come 2 progetti di tipo diverso, uno magari che è in uno stadio un po' più avanti rispetto all'altro, okay? Quindi per qualcuno potrebbe essere un cambio di progetto, dove uno se ne va per far entrare l'altro e questo fante di denari potrebbe rappresentare il fatto che voi non sappiate molto di questo nuovo argomento, di questo nuovo progetto. Potrebbe anche avere questo tipo di letture insomma, perché comunque avendo il 2 di pentacoli qui mi fa proprio pensare a una persona che sta valutando 2 opzioni, okay? Qui abbiamo la carta dell'eremita e la carta del sole. Viste tutte e 2 insieme così mi fanno venire in mente al mazzo di Osho, dove il sole è rappresentato con un vecchio saggio che tiene in mano un grillo, ha in mano un grillo e lo guarda con gli occhi di un bambino. Ed è un po' questo, no, il fatto che da un lato cioè quello che vi posso dire è che da un lato avete la saggezza necessaria dentro voi stessi per fare le valutazioni del caso. Dall'altro, con la carta del sole, sento che dovete ascoltare il bambino interiore su quello che volete fare, okay? Il 3 di coppe mi parla comunque di un momento di gioia, di un momento di festa e parla anche di amici, quindi potrebbe anche essere che, gli amici in questo senso vi possano aiutare, magari darvi qualche consiglio, magari vi indrizzano in un modo diverso, vi fanno vedere le cose da un altro punto di vista, insomma. Andiamo a vedere questo diavolo per piacere. La forza e il 7 di spade al contrario. Wow. Questo diavolo io lo associo a questa giustizia, perché qui c'è un set di spade che parla delle cose che vengono a galla, dei segreti, delle bugie e la giustizia anche parla di cose svelate, di segreti. Potrebbe essere che a settembre o voi decidiate di confidare qualcosa a qualcuno, oppure sia qualcun altro che vi dice qualche cosa, mh? Diciamo che essendo un diavolo e un 7 di spade, sento che potrebbe essere una sorta di manipolazione,
magari non è volontaria, non è voluta, non è fatta con l'intenzione di manipolare l'altra persona, perché molte volte si tende a manipolare per paura di deludere, allora magari si dicono bugie. Però ecco, sento che verrà a galla qualche cosa e avete la forza, anche la forza parla di una scelta effettuata con successo. Fatemi vedere il 10 di denari per piacere, grazie. Fante di bastoni e 7 di spade. Uhm, Questo fante di bastoni potrebbe rappresentare questo imperatore, che vedevamo qui, o semplicemente potrebbe essere una persona che magari è quella che ha creato o creerà, meglio detto, la quest'influenza, questo condizionamento verso settembre. Le carte vi consigliano comunque di tenere alte le barriere difensive, di non farvi abbindolare. Andiamo avanti con il 9 di coppe. Comunque sento che a ottobre voi starete bene, cioè nel senso avete un 10 di pentacoli, sarete ben soddisfatti e non avrete voglia di gestire nuovi o vecchi problemi. Allora, abbiamo l'imperatrice al contrario e un 5 di spade per spiegare il 9 di coppe. Sì, io credo che molte persone stiano bene così, che abbiano trovato, che troveranno, un equilibrio tra, diciamo verso il periodo autunnale, okay, e non abbiano voglia di nuove interferenze. C'è un 5 di spade, quindi può darsi che qualcuno si protegga eventualmente, o meglio protegga quello che è il proprio potere personale, visto che abbiamo questa imperatrice al contrario, dai conflitti. Di conseguenza c'è questo 9 di coppe che è una carta che esprime comunque staticità, il fatto che c'è questa persona che è lì, si crogiola ma non fa niente, no, però vediamo forse un po' di strascichi, verso dicembre col 4 di coppe, perché il 4 di coppe è una carta un po' di desolazione, parla di una persona che è lì, un po' triste, che si sta focalizzando in realtà su quello che non ha. Allora, abbiamo il 3 di bastoni al contrario, ce l'avevamo qui, abbiamo un re di coppe e abbiamo il mondo. Io credo che qui ci sia qualcuno che, penserà ancora a quello che, poteva essere questo progetto, magari fatto con quest'imperatore, con questa associazione, piuttosto che collaborazione con qualche impresa, insomma. C'è ancora la voglia, perché comunque, ehm il re di coppe è un re, una persona di comando, una persona che comunque ha già una certa importanza. Però guardate, alla fine avete il mondo, quindi qualche cosa vi cambia, qualche cosa cambierà. Non so se per qualcuno possa avere senso, ma io lo dico, potrebbe aiutarvi, appoggiarvi a un terapeuta. Ma non intendo voi andare ad un terapeuta. Il lavoro, il progetto che voi state creando, crearlo in collaborazione con un re di coppe, con una persona che abbia un certo spessore da un punto di vista sia morale che intellettivo, quindi potrebbe essere proprio una persona che aiuta gli altri, quindi uno psicologo, uno psicoterapeuta, un un terapeuta di medicina alternativa, quello che a voi più si allinea insomma. Bene, andiamo a vedere qualche carta per le persone che sono disoccupati, per le persone che sono occupate e poi per gli autonomi. Okay. 5 di bastoni al contrario, 7 di spade e ce l'avevate qui, un re di pentacoli al contrario e un 2 di spade al contrario. Qui c'è qualcuno che o ve la racconta o voi la state raccontando a qualcuno. Il 7 di spade non necessariamente sempre parla di bugie, appunto, dette con l'intenzione di mentire a qualcuno. Molte volte parla delle proiezioni che noi stessi facciamo, magari su noi stessi, sulla situazione, magari sono cose che giustamente, avendo anche questo 2 di spade al contrario, la figura ha una benda, sono cose che non si vedono, sono cose di cui non siete consapevoli e una di queste potrebbe essere il fatto che non conosciate molto di questo
tema, magari non lo so, il re di pentacoli potrebbe far riferimento a una persona alla quale perché mi parlano di curriculum, quindi potrebbe essere una persona alla quale voi avete già dato un vostro curriculum, ma che non vi ha prestato attenzione, oppure, mi parlano di curriculum perché, è come se dicessero che dovete ritoccare il curriculum, dovete, uhm, rivedere quello che è l'impostazione, del curriculum. Non so per quanti possa essere utile, ma mi dicono di far domanda dagli avvocati, okay? Non so quale sia la vostra attinenza, però questo è il consiglio. E poi fate attenzione ai pettegolezzi fondamentalmente, okay, a tutto quello che è la parola parlata un po' vana, un po' vacua, vuota, che non serve fondamentalmente. Cercate di focalizzarvi invece sulle cose concrete, perché qui la concretezza del re di pentacoli è il contrario, quindi in realtà tanto con i piedi per terra non vi vedo. Il 2 di spade può fare riferimento al fatto che vi dobbiate cioè che vi troviate davanti a una scelta. Anche qui c'era un 2 di pentacoli e vi dico che comunque avendo questo 10 di denari qui e avendo anche questo 10 di denari qui e avendo comunque il re di denari qui, anche se al contrario comunque è un'energia che c'è nella lettura, si può parlare di qualcuno che vi viene ad aiutare, che qualcuno comunque vi aiuta a firmare qualche tipo di contratto, perché il 10 di pentacoli è un compimento, è la chiusura di un contratto. Okay, andiamo a vedere qualche carta per le persone che sono dipendenti. Abbiamo un 2 di bastoni, giudizio al contrario, asso di bastoni al contrario e 6 di bastoni al contrario. Qui vi sento molto proiettati in avanti, avete voglia di novità, avete voglia di futuro, cioè di guardare al futuro, avete voglia di cose nuove fondamentalmente. Probabilmente qualcuno si è un po' stufato di fare sempre lo stesso lavoro, però, avete tutte queste 3 carte al contrario, quindi vi dico, ehm non state cogliendo qualche cosa. Io credo che questo diavolo stia condizionando il vostro coraggio nel fare un'azione in modo determinato verso quello che potrebbe essere successo, okay? Qui c'è qualche cosa che non vedete, anche voi. Molte persone stanno aspettando una promozione che non arriva e non credo che arriverà in questi 6 mesi. Però fondamentalmente qui il discorso è che dovete iniziare voi a lasciare indietro questo condizionamento e a girare questo asso di bastoni al dritto. Quindi dovete fare un'azione concreta, un'azione reale per riuscire ad arrivare a quello che è il riconoscimento, da parte magari dei superiori, ecco. Io credo che questo 2 di bastoni si possa ricollegare a questo 4 di pentacoli, eh. C'è questa sorta di attaccamento a un'idea in questo caso sento e ripeto per molti potrebbe essere una promessa e difatti poi comunque anche alla fine dell'anno finisce con questo 4 di bastoni. Sì, in realtà state bene, magari vi danno anche ehm, quel premio in più, okay, però non è quello che non è quello che è allineato con la vostra anima, non è quello che vi fa risvegliare. La passione, perché l'asso di bastoni è anche la passione, quindi alla fine valutate. Okay, ancora una carta o 2 per le persone che sono autonome, per piacere, grazie. 7 di coppe, 9 di coppe che era già uscito qui, 3 di pentacoli al contrario che era qui e 8 di spade al contrario. Adesso voi non le vedete più, devo spostarle tutte. Okay, allora il 7 di coppe parla di possibilità fondamentalmente, ma alle volte parla anche di illusioni e considerato che qui c'era il 7 di spade e qui vediamo che la situazione a ottobre sarà un po' condizionata da diverse cose, fate attenzione a che non siano illusioni. In realtà poi avete la carta del 9 di coppe, che è la carta di un forte appagamento, okay, quindi è come se vi si aprissero un sacco di strade, ma un sacco di strade
E qui lo vedo con questo 10 di denari, quello che è quell'aiuto dall'alto di cui vi parlavo prima, il dono, l'aiuto di tipo fisico, tangibile, insomma. Però, ragazzi, avete il 3 di pentacoli al contrario e comunque un 8 di spade al contrario. Sento che molte persone non hanno così tanta fiducia in quello che potrebbe essere questo progetto, probabilmente per questo fante di denari, perché non sapete molto di queste nuove possibilità che vi si stanno presentando, okay, probabilmente può essere quello. Ehm, Però non è così male. Cioè, nel senso che alla fine vi basta studiare un pochettino di più com'è la situazione, vi basta togliervi da quello che per voi è il condizionamento, piuttosto che, quel pensiero limitante. Sento che è un condizionamento mentale su quanto voi siete in grado di fare le cose da soli. Uhm Diciamo che l'8 di spade, essendo al contrario, mi fa ben sperare perché parla di pensieri che si stanno dissipando, okay, qui rivedo diciamo un po' l'energia di quest'otto di spade al contrario, quindi dove si è ancora un po' lì, pensierosi, si vorrebbe ancora quella coppa in più che manca, perché qui siamo a un 9 di coppe, non a un 10 di coppe. Però, ragazzi, state sereni perché a un certo punto godetevi pure i risultati che arrivano con il 9 di coppe. Cioè i risultati ci sono, avete dei 10, quindi c'è quello che è la chiusura di un contratto per il nuovo progetto, nel caso se siete single è la chiusura di un contratto per un lavoro e nel caso comunque siate dipendenti potrebbe essere un premio, potrebbe essere un riconoscimento, anche un aumento di livello, okay? O proprio se, state passando da una di queste 3 fasi ad un'altra, potrebbe proprio essere una persona, magari proprio questo imperatore, che cerca di darvi una mano o si propone di darvi una mano. Poi qui in realtà sta a voi vedere se collaborare o se andare avanti da soli, eh. Cercate comunque di effettuare la scelta in modo coraggioso senza condizionarvi, senza farvi condizionare. Il condizionamento potrebbe essere una persona che vi dice, ehm: "Tu non ce la fai da solo con il tuo potere economico, ti aiuto io, con me ce la fai, ma mi devi dare il 70% dei ricavi", ipotesi. Ecco, è un'idea di questa persona che voi da soli non ce la possiate fare. Non ve la fate mettere in testa, perché non è detto che sia vero, okay? Quello è un modo per condizionarvi, okay? Bene, un ultimo messaggio con questi oracoli dei guerrieri di luce, andiamo a vedere che cosa vi vogliono consigliare. Luce, è tempo di rivelare la tua luce radiante al mondo. Qui avete anche il mondo tra l'altro, giusto così per e abbiamo intuizione. Fidati della tua intuizione e ve l'accompagno a questa sacerdotessa. È stata guidata verso le risposte che stai cercando, quindi fidatevi della vostra intuizione. Mi parlano anche di qualcuno che potrebbe investire in borsa. Quindi ci sono dei cambi in vista, cambi di collaborazione, cambi di equilibri, cambi di progetti, si slitta, io credo, per molte persone da una situazione ad un'altra. Ci sono possibilità di firmare contratti, c'è qualche cosa comunque con quello che riguarda la giustizia, ma ripeto, 2 volte abbiamo 2 carte che parlan di contratti, quindi sento forti possibilità. Ci sono anche dei, momenti di abbondanza economica, quindi vi vedo bene alla fine Toro. Ecco, fate solo attenzione un attimino alle persone singole e gli single scusate, le persone disoccupate e gli autonomi, ehm, a non pensare troppo, perché la mente condiziona, Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.